Bene amici, eccoci qui con un nuovo video. Intanto benvenuti nel canale di Mimmo Refriger Inverter Clima perché in esclusiva si riparano solo schede di climatizzazione. Poi magari se vedete qualche riparazione su altri tipi di schede è giusto per ampliare il canale. Per chi guarda il video per la prima volta o per chi ha già guardato altri video del mio canale e non si è ancora iscritto, chiedo gentilmente di cliccare sulla campanella iscriviti se i miei video vi sono utili. È importante perché per voi magari potrebbe essere rilevante, ma per me è molto importante perché cerco di far crescere il canale e questo per me è importantissimo. Quindi prego gentilmente, per chi guarda il video e gli è utile, magari anche alla fine del video, se il video vi è stato utile, di cliccare sulla scritta iscriviti. Poi sopra trovate la campanella per le notifiche, in modo che quando inserirò un nuovo video vi arrivi la notifica. Bene, allora sul banco abbiamo una scheda di un climatizzatore unità interna on off, abbiamo il display e un trasformatore. Faccio questo video perché molti climatizzatori di vecchia data, ventennali, nel momento in cui hanno il problema che si spegne totalmente e non dà più segni di vita, i climatizzatori vengono buttati, o meglio sostituiti. Allora, per chi vuole salvare il suo climatizzatore con pochi euro, potete rimettere in vita il climatizzatore. La maggior parte di questi problemi è dovuto alla rottura del trasformatore, che adesso vi farò vedere come testarlo. Bene, questa è la scheda che si trova all'interno del climatizzatore. Questo è il display in cui con il telecomando diamo l'impulso per accendere e spegnere. Nel momento in cui do alimentazione al climatizzatore e non si sente il beep dell'accensione, proviamo con il telecomando e non si accende, il climatizzatore è un on-off di vecchia data. In questo caso bisogna rimuovere la scocca del climatizzatore. Per chi non sa come rimuovere la scocca, sono dei video nel canale, non sono intitolati come rimuovere la scocca, ma magari li potete trovare intitolati come smontare una scheda interna, oppure come fare la pulizia al radiatore interno. Lì faccio vedere come rimuovere anche la scocca. Su richiesta, se magari qualcuno ha difficoltà, si potrebbe anche fare un video solo esclusivamente come rimuovere la scocca, ma ripeto, ci sono un sacco di video nel canale. Bene, alimentiamo la scheda. Io in questo momento non ho la morsettiera, quindi sto alimentando la scheda direttamente con un cavetto a 220 volt. Però una volta smontata la scocca dell'unità interna troverete una morsettiera all'interno in cui vanno collegati poi i cavetti di alimentazione da 220 volt. Sulla morsettiera troverete LN fase e neutro, quindi lì andrete a testare se arriva la 220 volt mettendo il multimetro in alternata. Mettete i puntali su LN e vedete se arriva alla 220 volt. Se arriva alla 220 volt, e allora seguite i cavetti. In questo caso i cavetti che seguite della 220 volt andranno uno su un pin e l'altro del neutro e l'altro sul pin del relè. Io in questo momento do alimentazione e devo trovare la 220 volt, ok? 220 volt. Bene, questa scheda ha il trasformatore esterno il 90%,
circa dei climatizzatori di vecchia data hanno quasi tutti trasformatore esterno alla scheda. Bene, una volta rilevato a 220 volt andate sul connettore del trasformatore, che è questo più grande. Ve ne accorgete, l'entrata del primario del trasformatore ha sempre i cavetti più spessi e il connettore più grande, mentre il secondario ha i cavetti più sottili. Quindi che cosa fare? Andare con il tester sempre in alternata e andate a guardare se avete la 220 volt in uscita, o meglio in uscita dalla scheda ma in entrata al trasformatore. E quindi questo è importante, perché una volta rilevato questo sappiamo che il problema sta sul trasformatore. Ok, io adesso vado a mettere, tolgo alimentazione, vado a mettere lo spinotto sul, ok, qui abbiamo l'uscita del secondario del trasformatore e va inserito in questo connettore. Che cosa vado a fare? Vado a sfilare il connettore sempre con il multimetro in alternata, do alimentazione, vado a vedere se ho il secondario. Solitamente troverete dai 9 volt ai 12-13 volt in uscita sul secondario, poi dipende dai trasformatori. In questo caso ho 10 volt in uscita. Questi 10 volt alternati in corrente alternata vanno poi raddrizzati da questo ponte diodo che vediamo qui. C'è un ponte diodo in cui va a raddrizzare il voltaggio, in cui troveremo un voltaggio continuo in uscita. Quindi entra alternata da questo connettore, uscita dal ponte diodo in voltaggio continuo. Tra un po' vi farò vedere come testare ovviamente anche in continuo. Ma ritorniamo sul trasformatore. Se non abbiamo l'uscita sul trasformatore in corrente alternata, basso voltaggio, allora significa che il trasformatore è guasto, è da sostituire. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna sostituire il trasformatore e ve la cavate tranquillamente con una 30-35 euro, ve la cavate tranquillamente. È importante, qui c'è scritto 9 volt, in realtà ne escono 10, ma comunque è importante andare a vedere l'assorbimento del trasformatore. Questo è 0,8 ampere, quindi 800 mA, e se non c'è scritto, solitamente c'è scritto, ma se non c'è scritto prendete un trasformatore minimo da mezzo ampere, quindi 500 mA. Ok, minimo devi avere un 500 mA uscita dai 10 ai 12 volt. Alcune volte può anche capitare che il trasformatore ha l'uscita 12 volt ma non mantiene più il carico. Il carico, come stavo dicendo prima, è da 0,8, da 0,5, quello che sia. Questo è da 0,8, magari per un po' funziona il climatizzatore, dopo 10 minuti si spegne, oppure dopo qualche minuto, e significa che magari il trasformatore riscalda e riscaldando perde il carico ampere, quindi di conseguenza il trasformatore va sostituito. Sono casi rari, ma può anche succedere. La maggior parte delle volte non si ha il secondario. Questi trasformatori sono trasformatori abbastanza semplici, ha un primario solo e un solo secondario, non vi potete sbagliare, non potete metterlo al contrario perché i connettori sono diversi, quindi non vi potete sbagliare. Il secondario, come stavo dicendo prima, ha sempre i cavetti più sottili, quindi un trasformatore abbastanza semplice. Bene, andiamo a inserire il trasformatore. Avete sentito il beep,
Adesso andiamo a misurare la parte continua, cioè l'uscita dal ponte di Grace. Mettiamo in continua sul multimetro. Possiamo andare direttamente sul condensatore, che è questo. Subito dopo il ponte Dio troverete il condensatore di livellamento, che è questo, oppure il regolatore di voltaggio, che possiamo sia rilevare l'entrata che l'uscita a 5 volt. In questo caso possiamo vedere l'entrata che è 11,22, l'uscita è 5 volt. Ok, in questo caso dal regolatore di voltaggio abbiamo testato l'uscita del trasformatore che andrà nell'entrata del regolatore di voltaggio. L'entrata del regolatore di voltaggio è sempre quello visto frontale, è sempre quello di sinistra. Il negativo è quello centrale, che si ha la parte dissipante in metallo. Potete anche mettere il puntale qui sopra e testare tranquillamente l'entrata. L'uscita è 5 volt, che serve per alimentare il processore, questo qua, mentre per la 12 volt servirà per quanto riguarda i relè, il motorino passo passo, l'alimentazione al display e basta. Poi non c'è altro, anche perché poi il ventilatore è a 220 volt, ha solamente la parte di ventilazione, che è questo connettore, un'alimentazione a 5 volt per quanto riguarda il sensore di giri. Bene, andiamo ad accendere. In questo momento andiamo a vedere, si è acceso, avete sentito il click del relè. Adesso andremo a testare anche l'uscita del relè. Questa uscita serve per alimentare l'unità esterna, cioè il compressore esterno, perché i climatizzatori on-off vengono chiamati on-off perché sulla parte esterna funzionano a 220 volt, non hanno la scheda inverter e di conseguenza basta un relè per alimentare la parte esterna, che adesso andremo a testare. Molto semplice testarlo. Quindi andiamo con un puntale all'uscita del relè, perché qui abbiamo l'entrata. Vi faccio vedere perché qui ci sono altri due cavetti che servono poi per quanto riguarda il fan dell'unità esterna e la valvola a 4 vie per la pompa di calore, che andremo anche a testare. Ma vi faccio vedere come testare. Potete notare anche sul relè che qui sull'entrata c'è scritto comune, sulla parte di uscita c'è scritto NO. Quindi nel momento in cui con il telecomando da remoto andiamo ad accendere il climatizzatore, diamo l'impulso per una modalità che sia caldo o freddo, il relè deve chiudersi e fare in modo che arrivi l'uscita sull'unità esterna della 220 volt. Ok? Per quanto riguarda questi due relè, come ho detto prima, uno serve per il fan dell'unità esterna e l'altro serve per la pompa di calore, per la valvola a 4 vie, che va a scattare nel momento in cui mettiamo nella modalità pompa di calore, mantenendo il puntale sulla linea fissa, cioè che sia il neutro o fase. Solitamente questo è il neutro, questa parte qua. Con l'altro puntale andiamo a vedere uno dei due connettori. Quindi qui abbiamo 220 volt, quindi significa che un relè di questi sta chiuso e va a alimentare evidentemente la ventola dell'unità esterna, mentre con l'altro abbiamo anche la 220 volt che sta alimentando evidentemente la valvola a 4 vie. Eh sì, perché poi la modalità che ho messo HEAT, che sta come pompa di calore, come caldo, quindi la modalità in realtà è pompa di calore 32 gradi, dovrebbe sia scambiare la valvola a 4 vie e sia il fan, sempre parlando dell'unità esterna,
Se vado a mettere nella modalità freddo, in questo caso dovrebbe uscire call, uno di questi relè non si chiuderà, cioè sarà quello della valvola a 4 vie, perché non ha bisogno di scambiare la valvola, ok? Quindi a freddo troverete solo uno di questi cavi alimentati, l'altro no. Per fare questi test è importante che abbiate dei guanti per isolarvi, ok? Dei guanti di isolamento, molto importante, quindi non mi prendo nessuna responsabilità. Attenzione a fare questi test perché avete a che fare con la 220 volt. Bene, detto questo, spero che questo video sia stato utile. Il morale della favola di tutto questo è di non buttare, vado a togliere l'alimentazione, è di non buttare climatizzatore on off quando vedete che non si accende, perché con soli 30-35 euro andate a comprare un trasformatore. Potete anche fare richiesta a me se non riuscite a trovarlo, perché ne ho un bel po', e andrete a salvare il vostro climatizzatore, andrete a risparmiare un bel po' di soldini, perché sappiamo che dovete affrontare sia la cifra del climatizzatore nuovo e sia il montaggio, che è una bella cifra. Di questi tempi, come stanno le cose, è meglio riparare. Bene, detto questo ragazzi, mi raccomando, ritorno a dire, iscrivetevi al canale, è importante per me. Bene, il video finisce qua, spero che il video sia stato utile, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.